Bentornati da Weka, nuovo tutorial realizzato in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. La pandemia ha accelerato il processo di scelta e utilizzo di piattaforme per comunicare a distanza. Oggi ci fermiamo e con voi, se vorrete, una carrellata per riflettere insieme pensando a diocesi, parrocchie, realtà associative e territoriali, quali strumenti utilizzare per comunicare in un ambiente digitale a distanza oltre la presenza, con Alessandra Carenzio. Ambienti digitali per comunicare oltre la presenza. Partiamo da una vecchia conoscenza, Skype. Adatto per PC, smartphone e tablet, Skype, targato Microsoft, è utilizzabile tramite la configurazione di un account personale gratuito. La nuova funzione Meet Now non chiede la creazione di un account, poiché la partecipazione avviene tramite link. E presenta una serie di strumenti, la funzione di condivisione schermo, la presenza di sottotitoli in tempo reale. Su piattaforma Windows c'è anche la funzione per attutire i rumori di fondo. Microsoft ha ampliato il numero di partecipanti alla video chat da 25 a 50 unità. Per fare un breve confronto, Zoom permette fino a 100 partecipanti nella versione base. Nelle versioni più professionali si può arrivare a 200-500 partecipanti, Hangouts 10, mentre FaceTime 32. Il valore aggiunto di Skype è senza dubbio l'elevata protezione dei dati dalle conversazioni in video chat, anche se non assicura la piena riservatezza rispetto a Microsoft. L'abbiamo conosciuta durante il lockdown. Zoom, presente inizialmente solo in ambito professionale, è diventata una piattaforma nota a molti, con una forte penetrazione nella popolazione. Pensate a tutte le volte in cui le lezioni dei bambini e dei ragazzi sono state ospitate in Zoom, ma non solo in ambito scolastico, anche in ambito parrocchiale. La particolarità di Zoom risiede nella creazione di video chat con una buona qualità video e la possibilità di connettere contemporaneamente fino a 100 partecipanti. Nella versione gratuita si passa a 200-500 in quella a pagamento, pur a costi decisamente contenuti. Zoom è utilizzabile tramite PC, smartphone e tablet. Con più di 3 partecipanti hanno una durata massima di 40 minuti rinnovabili a basso costo. A seguito di forti critiche sulla questione della privacy e della gestione dei dati, recentemente Zoom ha incrementato le misure di protezione per le sue video chat, bloccando i possibili intrusi in una sorta di anticamera virtuale, definita waiting room, per permettere così al gestore della videochiamata di verificare identità dei possibili partecipanti e sbloccarne anche l'eventuale ingresso. Una mossa chiara, ancora una volta, soprattutto se immaginiamo l'uso di Zoom con minori. Esiste anche la funzione Lock Meeting per creare delle chat sicure senza possibilità di accesso da parte di persone non invitate alla conversazione. Tornando indietro nel tempo, un'altra utile opzione è rappresentata da Hangouts Meet, evoluzione di Hangouts, noto soprattutto a chi possiede un account in Gmail. Sviluppato da Google, Hangouts è disponibile come app o come accesso web per PC, smartphone e tablet. L'utilizzo è legato all'account Google, infatti al di là delle video chat, Hangouts permette sia chiamate via internet sia la messaggistica. Le chiamate vocali riescono a supportare fino a 150 partecipanti, mentre le videochiamate solamente 10. Nelle video chat è possibile condividere lo schermo. Il livello di sicurezza è elevato come nel caso di Skype, ma il sistema non esclude il controllo dei dati e delle conversazioni da parte del gestore. Come detto, recentemente il sistema si è evoluto in Hangouts Meet gratis fino a settembre 2020 per venire incontro alle esigenze dovute all'emergenza Covid-19. Forse meno nota rispetto ad altre piattaforme mainstream, si aggiunge alla lista il prodotto Microsoft Teams, che consente di creare gruppi, classi, team professionali attraverso i quali apprendere o lavorare. Pur in una certa complessità di funzionamento, Meet e Zoom sono più intuitivi, funziona soprattutto per questi scopi. Le riunioni sono gestite da un amministratore e alle riunioni possono partecipare in audio e video team di 10 o di 10.000 persone. Sono consentite le presentazioni caricando materiali diversi, possono essere scambiati commenti in diretta attraverso una chat e il sistema è a pagamento, sulla base di diversi piani di abbonamento. Approviamo ora nel mondo dei social. Partiamo da Messenger targato Facebook. È possibile usare il sistema di videochiamate di Facebook tramite accesso al social via web, attraverso il sito messenger.com oppure
tramite app Messenger. Il numero di partecipanti nelle video chat arriva fino a 50, ma la visualizzazione sullo schermo è di 6 partecipanti alla volta. In base al sistema operativo possono cambiare le funzionalità, ad esempio nelle conversazioni video la condivisione dello schermo è presente tramite Android ma non iOS, almeno al momento in cui stiamo parlando. Ancora è possibile applicare alla propria immagine una serie di effetti grafici, strizzando l'occhio alle pratiche di photo editing che molti ragazzi adottano quotidianamente. Sempre di proprietà del colosso Facebook, WhatsApp è una delle app più diffuse al mondo, contando circa 2 miliardi di utenti. Rispetto ad altri sistemi presenta maggiori limitazioni, alcune solo per Android, altre legate all'assenza di supporto per iPad, come pure l'impossibilità di effettuare video chat tramite web con PC. Fino a poche settimane fa la video chat di WhatsApp permettevano il collegamento solo di 4 partecipanti. Dal mese di aprile il numero è salito fino a 8 utenti contemporaneamente. Anche in questo caso possiamo dire che sono gli usi, le pratiche e le emergenze a modificare le logiche del sistema. Con funzioni analoghe a quelle di WhatsApp si è affermato da qualche anno Telegram, un sistema di messaggistica istantanea strutturato allo stesso modo. Una sua particolarità però è la possibilità di svolgere chat segrete, dove la conversazione non è salvata sul server di Telegram. Poi la possibilità di scambiare messaggi di testo tra 2 utenti o tra gruppi fino a 200.000 partecipanti. Scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker, file di qualsiasi tipo. Un'ultima nota va a Slack, il sottotitolo è Where Work Happens, soprattutto pensando al lavoro a distanza tra operatori, educatori e ragazzi. Molto usato all'estero, rientra nella categoria degli strumenti di collaborazione aziendale utilizzato per inviare messaggi in maniera istantanea ai membri del team. Una delle funzioni di Slack è la possibilità di organizzare la comunicazione del team di lavoro attraverso canali specifici. È possibile inoltre comunicare attraverso chat individuali private o chat con 2 o più membri. Slack, infine, è accessibile da tutti i dispositivi come applicazione o da web browser. È possibile integrare servizi come Google Drive, Google Calendar, linkare documenti e articoli o scaricare foto. Certamente una vocazione più aziendale, che tuttavia potrebbe risultare interessante per le realtà che hanno dimestichezza tecnologica e lavorano in community online. Grazie ad Alessandra Carenzio e all'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, con il quale abbiamo realizzato questo tutorial. Appuntamento a settimana prossima e, se vorrete, anche su Spotify e su Alexa.